tutti e benvenuti nel video tutorial di Snap. Snap è un linguaggio di programmazione visivo ed è utile per imparare velocemente le basi della programmazione. È un'applicazione molto simile a Scratch, quindi riguarda la programmazione a blocchi. Per poter iniziare ad utilizzare l'applicazione basterà cliccare su Run Snap Now. Si aprirà poi la seguente schermata in cui potremo iniziare a programmare. A sinistra troveremo la palette dei comandi, mentre in mezzo la scripting area e a destra invece il display in cui sarà possibile poi visualizzare la figura che avremo realizzato. Per iniziare a programmare dovremo trascinare nella scripting area i blocchi che troviamo nella palette. Per creare una serie di comandi dovremo quindi unire i vari blocchi l'uno con l'altro. Come potete vedere da questo menu ci sono diverse sezioni di comandi, ognuna con determinate funzioni. Per eliminare i blocchi dalla scripting area basterà ritrascinarli nella palette. Per iniziare è necessario avere qualcosa che faccia partire il programma e quindi prendere dalla palette, nella sezione Control, delle blockhead, quindi queste qui, e successivamente incastrare i vari blocchi con i relativi comandi sotto le blockhead. Quindi poi, una volta fatto, sarà possibile visualizzare nel display tutto quello che abbiamo fatto nella scripting area cliccando su questo tasto. Quindi vedremo che cliccando questo la nostra figura si muoverà in questo caso di 10 passi. Quindi andremo a cliccare e appunto vedremo che si sposterà di 10 passi. Potremo poi per esempio aggiungere una rotazione, in questo caso sempre inserendola sotto la relativa blockhead e andando a cliccare vedremo che la nostra figura cambierà la rotazione. Allo stesso modo potremo fare aggiungendo altri tipi di comandi, quindi vedremo che cambierà nuovamente. Negli spazi bianchi sarà possibile indicare il numero, per esempio in questo caso di passi o di rotazioni e così via per tutti gli altri comandi. È possibile avere diversi oggetti nel display, ognuno con un proprio codice, partendo sempre da una blockhead. Gli oggetti poi saranno visualizzati sempre nel display. Per inserire un nuovo oggetto basterà cliccare sulla seguente voce e quindi la scripting area della nuova sprite avrà i comandi che noi andremo ad assegnarle e quindi si muoverà in base a come noi abbiamo deciso. Con i seguenti tasti sarà possibile visualizzare il display a schermo intero oppure rimpicciolirlo o ingrandirlo di nuovo. Questa voce ci permetterà di andare a disegnare una sprite creata da noi. Quindi per esempio con la funzione del pennello potremo andare a disegnare una determinata forma e cliccando su OK potremo poi visualizzarla sul nostro display. Invece con la voce della fotocamera sarà possibile scattare una foto nostra che poi sarà caricata sempre sul display. Per poter salvare il nostro progetto sarà necessario fare il login all'applicazione cliccando su questa voce e andando o a cliccare sul login se abbiamo già un account oppure andando a registrarci. Una volta effettuato il login sarà possibile salvare il nostro progetto oppure per esempio crearne un altro, importarlo o esportare il progetto. Per poter capire come funziona meglio l'applicazione c'è anche una pagina di aiuto che Snap mette a disposizione. Cliccandoci sopra avremo tutte le informazioni riguardanti l'applicazione. Oppure nella voce Example potremo andare a visualizzare i vari progetti creati da altri utenti. Il video tutorial è terminato, ciao a tutti!